Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana. Per questa settimana niente convenevoli, andiamo direttamente al sodo perché c'è davvero tantissimo di cui parlare. Volevo solo ricordarvi una cosa, la live di martedì sera 11 febbraio con gli altri amici Bavardones, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Troverete il link anche del canale dedicato proprio ai Bavardones a cui vi consiglio di iscrivervi. Quindi ricordatevi ragazzi, ci vediamo martedì sera 11 febbraio in live sul canale Bavardones. Faremo vedere un pochino di cose, tratteremo degli argomenti molto importanti, ma soprattutto ragazzi probabilmente vi farò vedere qualcosina in anteprima dei video che ancora non sono usciti, quindi mi raccomando seguiteci. Adesso andiamo direttamente su quelle che sono le più importanti notizie di questa settimana. Come vi dicevo, una settimana ricchissima. Prima di tutto siamo sempre su Hot Toys, quindi ambito 1 a 6. È stato rilasciato Darth Maul 2.0 in anticipo, ma lo vedremo fra pochissimo, così come la 1 a 4 di Iron Man Mark 6. La cosa che mi interessava di più farvi vedere in questa sezione del video è l'acquisizione della licenza da parte di Hot Toys di 007. Secondo me è una notizia davvero molto importante in questo ambito, soprattutto per i fan, perché probabilmente ci riserverà delle bellissime sorprese. Mi auguro che non si basino soltanto sui nuovi 007, ma facciano un bel salto anche indietro nel tempo e ci regalino davvero delle bellissime perle. Detto questo ragazzi, quindi ci fiondiamo subito sul sito di Hot Toys per dare una rapida occhiata al Darth Maul 2.0 che non ha bisogno di presentazioni. Viene da episodio 1, la minaccia fantasma, ed è la seconda edizione di un Darth Maul che era già davvero un'opera d'arte quando uscì. Quindi io non posso che essere felicissimo di questa versione 2.0 per avere il mio secondo Darth Maul, che come tutti sapete è uno dei miei personaggi preferiti, se non il mio personaggio preferito in ambito Star Wars, che sembra essere notevolmente migliorato, nonostante fosse, lo ripeto, davvero un capolavoro la prima versione. In questo caso ragazzi è stato addirittura anticipato perché era previsto per il secondo, terzo trimestre del 2025, quindi ecco, gioitene perché sta per arrivare. Poi invece un'altra notizia che a me sinceramente ormai non fa più né caldo né freddo è l'annuncio di un altro Iron Man, Mark 3 in questo caso, con questa bellissima, per carità, colorazione dorata che fa un po' il verso all'Iron Man Mark 2 cromato. Anche qui bellissima sicuramente la colorazione, purtroppo in edizione limitata a 3000 copie, ma sono sicuro che molti di voi, come me, non se ne fregheranno assolutamente niente, quindi non ci perderò nemmeno troppo tempo. Ovviamente è stato annunciato e subito rilasciato trattandosi di un'edizione limitata. Poi cominciamo con i veri annunci di questa settimana per quanto riguarda Hot Toys. Qui Hot Toys ci riporta indietro nel tempo agli anni 70 con Kamen Rider numero 1 e fra poco vedremo anche il numero 2. Questo Kamen Rider appunto che è il Kamen Rider originale dell'anno del 73-76, ragazzi non ricordo, è parecchio prima che nascessi, ma comunque è iconico per tantissimi fan del brand e per tantissimi giapponesi, uno dei brand più famosi del Giappone, di quella serie di film che di cui adesso non ricordo il nome, un po' in stile Power Rangers per intenderci, Kotetsu, potrei dire una cavolata, mi sa che ho detto una cavolata, quindi lasciamo un passo indietro. Quindi ragazzi, insomma, anche qui una vera e propria icona, disponibile in diverse versioni, quindi Kamen Rider numero 1 standalone, o la moto, il Cyclone standalone, oppure una versione con entrambi insieme in bundle, quindi Kamen Rider numero 1 e Cyclone che sarebbe la sua moto. Leggiamo un secondo solo quelle che sono un pochino le specifiche, di 30 cm di altezza e poi ci sono anche le dimensioni ovviamente della moto. Uscirà presumibilmente nel primo trimestre, secondo trimestre del 2026 e ragazzi la cosa che mi preme di più farvi notare sono, a parte i vari LED sulla cintura e sul casco e quant'altro, ma la tuta a quanto pare sarà in pelle vera. Quindi mi auguro che Hot Toys finalmente abbia deciso di prendere quella direzione e quindi farci dimenticare di quel fastidioso pleather. Ci credo molto poco per il momento, ma penso che comunque è una di quelle cose che si stanno lentamente introducendo nella tecnologia
delle doll 1 a 6 e che piano piano, ragazzi, con un po' di speranza, un po' di fiducia, andrà a stabilirsi definitivamente in quella che è la nostra passione. Stessa cosa, non mi soffermo molto perché ne abbiamo già parlato, Kamen Rider numero 2, che se non mi sbaglio, ragazzi, vedendo un pochino di scene qua e là, dovrebbe essere partito all'inizio come antagonista di Kamen Rider numero 1 per poi schierarsi al suo fianco. Anzi, se c'è qualche fan tra di voi fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché sono anche abbastanza curioso di saperlo. Qui corti discorsi, ragazzi, stessa cosa, c'è anche qui in questo caso un'altra moto, ci sono le due versioni standalone, Kamen Rider numero 2 e la Cyclone numero 2, diciamo, e poi tutti e due insieme in bundle. Anche qui la data di uscita dovrebbe essere presumibilmente la stessa, esatto, quindi sono molto simili, quindi se siete dei fan di Kamen Rider, ragazzi, non perdete questa occasione. Ecco, il computer intanto mi sta abbandonando, ma non perdete occasione di vedere, di prendere, di preordinare questo Kamen Rider. Poi, altra notizia veramente bomba, ragazzi, notizia veramente bomba, l'annuncio di Blade. Blade che fa parte della Resistenza nella sua versione tratta da Deadpool e Wolverine, quindi il terzo capitolo della serie Deadpool, con questo head sculpt che secondo me è fenomenale, non c'è veramente niente da dirgli, non sono andato lì a guardarmi i dettagli precisi della pelle o dell'attaccatura del capello eccetera, però ragazzi è sotto gli occhi di tutti che questo Blade è davvero fantastico. L'unica pecca è che purtroppo deve scontrarsi, diciamo, con quella che è la nostalgia della maggior parte di noi del vecchio Blade, quello con il cappottone che tutti abbiamo amato in passato. Però qui comunque siamo davanti a un pezzo veramente bellissimo, ricco di accessori, con le sue armi, quelle che abbiamo visto in Deadpool e Wolverine, e quindi raga, anche qui andiamo un pochino avanti così vi faccio vedere anche la base diorama che è stupenda, anche questa, con tutte le sue armi, ovviamente intrise di sangue di tutta la gente che ha devastato. E quindi anche qui ragazzi, se siete un fan di Blade, ma soprattutto del film Deadpool e Wolverine, non dovete farvelo scappare. L'uscita sarà anche questa, fissata per il primo secondo trimestre del 2026 e parliamo di una doll dei soliti 30 cm con 30 punti di snodo. Vediamo se riesco a capire un secondo se c'è del pleather da qualche parte, in questo caso non parla di genuine leather, non parla di nulla, quindi staremo a vedere poi quando ci sarà qualche dettaglio in più. E parlando di pezzi da 90, anche questa settimana ci ha regalato anche l'annuncio di Captain America. Captain America da Captain America Brave New World, che è in uscita, che in molti stiamo aspettando, me compreso, anche se non sono proprio un grandissimo fan di questo nuovo filone di Captain America con Falcon, ma questa è una cosa mia personale, ragazzi. Non vedo l'ora di vedere Red Hulk ad accompagnare questo Falcon, e qui si mostra comunque in tutta la sua bellezza. Davvero bello, poi può piacere la tuta, può non piacere, c'è chi preferisce quella precedente, c'è chi preferisce questa qui, ragazzi, questi sono sempre gusti molto soggettivi su cui io non discuto. Mi auguro che abbiano migliorato la parte del casco, ma sono molto fiducioso e penso proprio di sì, credo che sia in qualche modo magnetico, almeno voglio sperare che lo sia. L'head sculpt di Falcon secondo me è meraviglioso, anche in questo caso passi in avanti da gigante per quanto riguarda gli head sculpt, niente da dire, l'espressione è la sua, i tratti sembrano quelli, molto buona anche la parte della fronte corrucciata con questa parte insomma delle sopracciglia, davvero secondo me perfetta, coglie alla perfezione quella che è l'espressione di Falcon. Basetta ancora esagonale con supporto, quindi niente supporto, niente basetta magnetica. E qui sono molto combattuto, non amo Falcon, ma per completezza, siccome molto probabilmente prenderò Red Hulk, che credo verrà fatto con tutti i crismi del caso perché è aspettato da tutti questo Red Hulk, quindi Hot Toys non può deludere, non può permetterselo. Per andare ad affiancare, a fare l'accoppiata Falcon-Red Hulk, credo che questo sia un acquisto d'obbligo, ma ci rifletterò.
Movie Masterpiece 779 di 30 cm e 30 punti di snodo come al solito. In questo caso l'uscita, ragazzi, attenzione, è terzo trimestre del 2025. Quindi anche qui una bella sorpresa, perché sembra appunto che verrà rilasciato a breve, almeno da quello che ci scrive Hot Toys. Quindi vediamo un attimino come si svilupperà questa cosa di Captain America. Davvero un ottimo annuncio secondo me, e questa è una settimana davvero bomba. Bomba come sono gli upgrade di Jazz Inc. Cambiamo quindi, passiamo da Hot Toys a Jazz Inc. Dioramas, che ci ha regalato delle bellissime perle in passato, e in questo video, ragazzi, che purtroppo non posso permettervi di mostrarvi in toto, sia per motivi ovvi di tempo, sia per copyright, non posso mostrarvi tutto il video in questo mio video, ma vi invito comunque a recuperarlo, vi metterò il link qui sotto in descrizione, è fatto molto bene, c'è nella descrizione, cosa che vi invito a fare anche per i miei video, una suddivisione in capitoli a cui potete accedere a tutte quelle che sono le novità più importanti di Jazz Inc. nell'ultimo periodo. C'è davvero di tutto, ragazzi, dalla Batcaverna di Batman 1966 a la novità su Pinguino, ci sono delle immagini strepitose, Pinguino che è in lavorazione, ragazzi, e vi faccio vedere soltanto qualche immagine. Ci saranno delle versioni differenti, così come abbiamo visto per Catwoman. Due versioni, non in questo caso come Catwoman, Battle Damage o non Battle Damage, ma versioni differenti, la versione della cloaca, della fogna, e invece quella da sindaco. Poi ci saranno delle versioni invece con un doppio head sculpt, insomma ci sarà tanta possibilità di scelta per questo pinguino, con un design che è stato completamente ridisegnato. Non si tratta altro che di un body in scala 1:6 in base ovviamente alle dimensioni di Danny DeVito, con una tuta fat, diciamo, che è stata ripresa nei minimi particolari come quella che è stata utilizzata da Danny DeVito nel film. Ragazzi, davvero una massima cura nei dettagli, almeno così sembra, e sembrerebbe che il preordine potrebbe cominciare a marzo del 2025 e nel peggiore dei casi ad aprile. Come vedete ci sono anche tutte le bozze, tutti gli schemi, ragazzi, un head sculpt meraviglioso, guardate, quindi vi invito a vedere questo video perché in questo caso ci sono davvero tante cose da vedere, poi ne potremo parlare anche qui sotto nei commenti. Poi si parla anche di Batman della serie animata, della Tumblr, con parti in metallo o quasi totalmente in metallo, sarà disponibile in varie versioni. Stanno cercando anche di andare a scannerizzare la Tumblr, di cui è disponibile una a Londra, per cercare di riprodurla nei minimi particolari. Insomma, raga, c'è davvero tanta carne al fuoco. Poison Ivy da Batman e Robin, la Poison Ivy di Uma Thurman, che finalmente ha concesso la licenza a Jazz Inc. per poterla riprodurre. Insomma, raga, guardatevi questo video, mi raccomando, e poi ne discutiamo qui sotto nei commenti. Andiamo avanti adesso con le ultime novità, gli ultimi arrivi su ilcolossodinerd.com, dove troviamo sempre tantissima bella roba. Ci eravamo lasciati con la Figuarts Zero di Momo da Dan Dan Dan, sono disponibili due Transformers della DLX, bellissimi, Optimus Prime, scusate, e Megatron, dalla trilogia War of Cybertron. Abbiamo già visto la Lilith, varie statue fantastiche in questo caso, questa di Deadpool, di The Punisher, di Hulk, e poi le SH Figuarts, ragazzi, quella di Cooler del 40° anniversario, che devo assolutamente recuperare su vostro consiglio, quindi probabilmente sarà mia, e poi una nuova versione del Goku Super Saiyan leggendario, questa volta in versione un po' ridisegnata, con meno accessori, giusto un viso intercambiabile se non sbaglio e una o due paia di mani, quindi per renderla ancora più accessibile a soli 38 euro. Io ve la consiglio, trovate il link della recensione, scusate, non il link ma il video della recensione dell'unboxing sul canale, ve la consiglio soprattutto a questo prezzo, ragazzi, è un pezzo che non vi potete far scappare. Quindi, ragazzi, adesso è il momento di salutarci. Come ogni domenica vi auguro di passare un buon fine settimana. Mi scuso, forse ci saranno stati un paio di problemi tecnici in questo video, ma spero che mi perdonerete.
Spero di essere riuscito come al solito a darvi tutte le informazioni necessarie nel più breve tempo possibile, che è quello che cerco sempre di fare con queste news della settimana. Spero che voi lo apprezziate. Per il resto, settimana davvero di fuoco. C'è stato il Capodanno cinese, ma come vi avevo detto, dopo il Capodanno cinese è tornato tutto alla normalità, ma forse anche con una marcia in più. Sono tantissime le novità, tantissimi i pezzi belli con una qualità sempre più alta che punta sempre più verso l'alto. Mi raccomando, Jazz Inc. teniamola sotto controllo ragazzi, perché secondo me sul fronte DC, sul fronte Batman farà davvero dei capolavori, e quel pinguino che in tantissimi stavamo aspettando mi sa che prometterà davvero tanto 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 bene ragazzi. Detto questo, non mi resta che augurarvi ancora una buona domenica, un buon inizio di settimana. Ci vediamo martedì nella live dei Barradones, mi raccomando, link qui sotto in descrizione. E ragazzi, ci vediamo poi con un altro video del canale. Ciao ragazzi, a presto!